Salve horror dipendenti, bentrovati finalmente in un nuovo video. Sarà un video un po' diverso dal solito, come avrete intuito da titolo e anteprima. Dovete sapere che la mia passione per l'horror nasce fino a quando ero piccola. Non potevo vedere film horror perché i miei genitori me lo vietavano, però mi sono avvicinata al genere attraverso altre cose, come per esempio I Piccoli Brividi, i libri e la serie TV, oppure cartoni animati tipo Scooby-Doo, Billy e Mandy, Leone il cane fifone, quindi con cose che avevano a che fare con i mostri, con i fantasmi, con l'orrido. Da bambina quindi mi sono avvicinata al genere horror con cartoni, libri, fumetti che anticipavano poi quella che sarebbe diventata la mia passione della vita. Ma c'erano anche dei giocattoli che io adoravo, per esempio i mostriciattoli, i gormiti, mi piacevano tantissimo i gormiti, erano dei mostri, la prima serie era bellissima, oppure anche gli Scorpions. Non sono della mia generazione, però mi ricordo che avevo degli amichetti che avevano le carte. O anche per esempio La Fabbrica dei Mostri, ragazzi, La Fabbrica dei Mostri. La Fabbrica dei Mostri! La Fabbrica dei Mostri! La famigerata Fabbrica dei Mostri che tutti i bambini volevano ma che nessuno aveva, perché giustamente i genitori non volevano dar fuoco a casa o avere un figlio sfigurato dalle ustioni, quindi penso che il motivo fosse quello. Sono cresciuta con un desiderio di giocattoli mostruosi che i miei genitori non mi compravano, sono appunto i pupazzetti, ma poca roba, quindi mi è rimasto questo desiderio che finalmente in età adulta posso togliermi. Questi che sto per farvi vedere sono tutti regali del mio ragazzo, che è più scemo di me evidentemente, e sono cose che se avessi ricevuto da bambina sarei stata entusiasta. Le ricevo ora che sono adulta e sono comunque entusiasta perché sono bellissime. Adesso li vedrete insieme a me. Partiamo con questo fantastico kit, il laboratorio dei mostri, che non sarà la fabbrica dei mostri, però sembra interessante. Sapendo della mia grande passione per gli squali, ha trovato lo squalo mangione. Vedete com'è cattivo questo squalo con la cicatrice sul muso, sembra veramente feroce, e fra poco farò l'unboxing anche di questo fantastico gadget squalesco che aggiungerò alla mia collezione di squali. Per finire, il pezzo forte. Eccoci qua col maxi uovo sorprese Skifidol, con Skifidol Forzutos Slime. E che dire, io sono contentissima, quindi adesso procederei all'unboxing perché sono veramente curiosa di sapere cosa c'è qua dentro, quindi partiamo con questo. La scatola in pratica dice che qua dentro ci sono uno dei 12 Skifidol Forzutos allungabilissimi. Io spero di trovare allora o un portentoso Megalodon o un appiccicoso Mutant, poi 2 dei 6 Skifidol Forzutos Attack nei barili e uno Skifido Slime da 1 chilo di slime. Procediamo con l'unboxing. È stato un parto difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua col maxi uovo Skifidol. Ok, allora eccoci qua. Io direi di procedere subito a scoprire qual è il nostro... ragazzi, ho un appiccicosissimo Mutant nella versione verde. Questo è veramente bellissimo, sembra un po' un mostro della palude, quindi io da orrorofila non potrei essere più contenta. Ovvio che adesso che ne ho uno voglio avere anche gli altri 12, quindi il mio fidanzato dovrà darsi da fare. Eccoci qua, guardate se non è bello. Io non ne ho mai avuti di questi giocattoli che si allungano. Il signor appiccicoso Mutant avrà una vita molto agiata su uno scaffale, ma non procederò all'allungamento perché ho paura di rovinarlo. In teoria dovrebbe vedersi al buio, dopo proviamo. Poi, altra cosa molto carina, i barattolini. Apriamo il primo barattolo e dentro... Ulla, ma che carino! Ma è schifosissimo! No, ma è già rotto! Ho trovato un cacciatore stellare, però è tranciato a metà. Non so, manderò una lettera di reclamo agli agenti della Skifidol. Speriamo di avere più fortuna con gli altri. Io vorrei trovare, se fosse possibile, un legionario minotauro. Sono 2 cacciatori stellari e 2 guerrieri vichinghi, e lo riconosco il vichingo perché ha i capelli lunghi, mentre i guerrieri, i cacciatori stellari sono pelati
e niente, quindi insomma ho 2 doppi, peccato. Vabbè, in ogni caso non abbiamo trovato il Minotauro, ma sono comunque molto carini, come potete vedere, sono mollacciosi, appiccicosi, sono quel tipo di cose che da piccola appiccicava ai muri e mia madre mi inseguiva con la ciabatta. Per finire c'è da aprire il chilo di slime. Apri il barile, immergi il dito e brivido viscido. Quindi è l'unico inconfondibile originale profumato. Stiamo a vedere. Ragazzi, oddio, ma è bellissimo! Vorrei rimettere dentro il barattolo, ma sto avendo delle serie difficoltà. Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua, questo devo dire è stato un unboxing molto emozionante. Ora, se siete d'accordo, procediamo con il resto, che dovrebbe essere meno delirante. Procediamo a questo punto con lo squalo mangione. Premere la coda dello squalo ed aprire con cautela la mandibola, inserire nella bocca tutti i relitti. A turno ogni giocatore tira il dado e con la canna deve cercare di recuperare i relitti, ma attenzione, lo squalo può mordere in qualsiasi momento. Lo squalo è già qui, dobbiamo a questo punto preparare i relitti, quindi c'è una ruota, una fiasca di vino, una stella marina. Ah, qua ci sono, cosa sono delle pinne? Ah, giusto, le pinne. Lasciavamo lo squalo mangione senza pinne. Ma che cazzo! Questo è lo squalo mangione in tutto il suo splendore, fra l'altro è anche un bel pezzo, potrei aggiungerlo insieme agli altri squali. Allora si mettono i relitti dentro la bocca dello squalo mangione, si tira il dado, sui dadi ci sono praticamente gli oggetti da acchiappare, a forza di togliere pezzi la bocca si chiude e se ti mordi, insomma, penso tu abbia perso. È carino, devo dire che è un giochino carino, sono contenta. Poi finiamo con l'ultimo gioco che credo sia anche il più impegnativo, ovvero il laboratorio dei mostri. Eccolo qua in tutto il suo splendore, il laboratorio dei mostri. Costruisci il tempio dei mostri, fai nascere i tuoi mostri dalle uova, conserva i mostri negli speciali contenitori e inizia la collezione. Allora, dentro questo starter kit troviamo non una, non due, ma 3 uova da schiudere con mostro all'interno, 3 barattoli, 3 distillati di liquido amniotico. Fai dischiudere le uova nei sotterranei del tempio mostruoso. Conservi i mostri nel liquido amniotico. La questione si fa molto interessante, quindi pronti per l'unboxing. Oh, che meraviglia! Queste sono le 3 uova con i mostri all'interno. Cos'è un poster? Questo probabilmente è il poster con i mostri. Tra l'altro c'è questo che sembra un sacco, no, questo qua sembra un sacco Mike Wazowski di Monster Company. Adesso io direi che a questo punto possiamo assemblare il tempio dei mostri. Che cavolo è questo? Questo video si sta rivelando più impegnativo di quanto credessi. Diciamo che la manualità non è il mio forte. Cioè, in realtà sto distruggendo cose a caso perché non ho idea di come ancora vada montato. È difficilissima sta cosa, uffa. Contro ogni aspettativa sono riuscita a montare tutto da sola il tempio dei mostri, sono molto fiera. A questo punto direi che si può procedere con la creazione del mostro. Io come novella Frankenstein sono molto emozionata. Allora, questi sono i nostri 3 piccoli mostri che stanno per nascere. In pratica c'è anche questo colore che credo serva per fare il liquido amniotico. Ok, il mostro è posizionato e pronto per nascere, quindi adesso direi di fare la magia. Mi sento un po' come il dottor Victor Frankenstein. Allora,
Quanto tempo ci vorrà finché il mostro nasca? Allora, mi sono accorta che bisognerebbe in teoria togliere la pellicola di plastica che è ancora qui. Bene, diciamo che questo primo esperimento non è andato nel migliore dei modi. Sono praticamente tipo delle bomb butt, però qua non schiume e bollicine io non ne vedo, ragazzi, informatevi di più. Eccolo qua, il nostro mostrino appena nato. Andrà messo nel liquido amniotico che noi creiamo qui dentro. In pratica il liquido dell'uovo non ci serve perché abbiamo il distillato di liquido amniotico. Quanto basta? Madonna, è venuta fuori una cosa marrone, c'è qualcosa che non va. Non so, è venuta fuori una cosa molto molto scura. Allora, aggiornamento, sono riuscita a schiarire il colore del liquido amniotico che è passato da marrone a un violetto molto gradevole. Io probabilmente ci ho messo troppo estratto di liquido amniotico, forse non andava messo tutto, io ce l'ho messo tutto. Il mostrino appena nato qui è il signor Bombietti, adora il gioco del nascondino. Eccolo qua con una faccia particolarmente sveglia. Il prossimo uovo che andiamo a schiudere sarà un uovo di colore blu, quindi sarà un mostro degli abissi gelidi. Allora, nel mentre che aspettiamo, io propongo di preparare il liquido amniotico. Questa volta ce ne mettiamo in quantità un pochino più ridotte. Quindi eccolo qua, il neonato mostro delle acque gelide. Mettiamo dentro il liquido amniotico. Anche questo piccolo mostrino è nato con il male di vivere già addosso, come potete vedere dall'espressione. Questo si scioglie molto più in fretta, pare. Sembra un esame delle urine. Questo è il più simpatico probabilmente. Allora, questo mostrino qua, l'ultimo nato, dovrebbe essere un sacco fondo. L'unboxing e la sperimentazione mostruosa è terminata, spero vi siate divertiti, io mi sono divertita veramente un sacco e al prossimo video. Stupido, sexy, appiccicoso mutant. È esattamente come se fossi nudo.